Lezione 1. Saldi stagionali. Ho notato che stamattina la temperatura è diminuita notevolmente. Questi maglioni di lana sono comodissimi, è vero, e per di più sono in saldo, il che rappresenta un vantaggio non indifferente. Approfittiamone finché lo sconto è ancora valido e ne acquistiamo diversi. È una tendenza in atto quella di privilegiare il comfort rispetto all'estetica formale sul posto di lavoro? Si parla molto di abbigliamento casual, ma credo che un maglione classico rimanga un capo professionalmente accettabile. È oggetto di dibattito se la moda veloce verrà sostituita da capi di abbigliamento più sostenibili e di alta qualità. Preferisco investire in articoli che offrano sia durata che uno stile senza tempo. Questa particolare tonalità di verde smeraldo sembra essere molto popolare in questa stagione. Si abbinerebbe perfettamente al tuo guardaroba professionale, Anna. Per i miei incontri di lavoro sceglierò anche un'opzione blu navy. Ritieni che la qualità delle cuciture giustifichi il prezzo di vendita originale? Visto che al momento è scontato del 50%, l'offerta risulta molto più allettante. Procederò quindi al camerino per verificare che le misure siano corrette. Aspetterò qui e continuerò a dare un'occhiata alla collezione di accessori. Dobbiamo essere efficienti, perché la boutique chiuderà a breve. Sono pronto a finalizzare le mie scelte non appena avrai completato la tua valutazione. La vestibilità di questo capo è impeccabile e conferisce una silhouette molto professionale. Eccellente, siamo riusciti a trovare articoli di alta qualità a un prezzo molto ragionevole. È sempre un piacere coniugare uno stile sofisticato con decisioni finanziarie prudenti. Lezione 2. Apprendimento culturale. Ho trascorso il pomeriggio a fare ricerche sulle diverse tradizioni della regione del delta del Mekong. Sono d'accordo, è un ottimo modo per conoscere culture diverse e ampliare le nostre prospettive. Ritieni che i viaggi immersivi siano il metodo più efficace per la crescita educativa? Si parla molto di turismo digitale, ma credo che la presenza fisica sia insostituibile. È controverso se il turismo aiuti o ostacoli la conservazione del patrimonio locale. Un approccio di tendenza è quello di promuovere un turismo sostenibile che rispetti la comunità locale. Intendo documentare le nostre esperienze in una serie di articoli accademici il prossimo anno. È un obiettivo nobile, dovremmo concentrarci sull'intersezione tra storia e vita moderna. Ho notato che il cibo è spesso la porta d'accesso più facile a una nuova cultura. Certamente, non vedo l'ora di partecipare a un corso di cucina tradizionale durante il nostro soggiorno. Dobbiamo assicurarci che il nostro itinerario consenta interazioni spontanee con gli abitanti del luogo. Ho già contattato diversi esperti locali disposti a guidarci. La loro competenza sarà preziosa per comprendere le sfumature della loro struttura sociale. Sono molto emozionato all'idea di vedere gli antichi templi che abbiamo studiato nel nostro seminario di storia. La complessità architettonica di queste strutture è davvero una meraviglia dell'ingegneria umana. Spero che il nostro percorso ci ispiri a proseguire gli studi in relazioni internazionali. La comprensione globale è essenziale nel nostro mondo sempre più interconnesso. Dovremmo iniziare a definire i dettagli dei nostri voli prima che i prezzi aumentino ulteriormente. Mi occuperò dei dettagli logistici stasera, finché i dati sono ancora freschi. Lezione 3. Il lavoro nell'epoca coloniale. La resilienza dei primi coloni in questa regione è davvero straordinaria.
Per tutta la primavera e l'estate del 1621, i pellegrini lavorarono duramente nei campi per assicurarsi la sopravvivenza. Inoltre, prima dell'arrivo del rigido inverno, terminarono la costruzione di case e fienili. Negli ambienti storici si sta diffondendo la tendenza a riesaminare le interazioni tra i coloni e le popolazioni indigene. Si tratta di un ambito di studio controverso che richiede un approccio molto sfumato e obiettivo. Si parla molto della prima festa del raccolto, anche se la realtà probabilmente era ben diversa. Trovo particolarmente affascinante l'evoluzione delle loro tecniche agricole. Credi che la società moderna potrebbe sopravvivere senza le attuali tecnologie industriali? Tornare a uno stile di vita così faticoso rappresenterebbe una sfida monumentale. Esaminerò la replica del fienile per comprendere i loro metodi di lavorazione del legno. La loro capacità di costruire edifici resistenti senza l'ausilio di utensili elettrici era una testimonianza della loro abilità. Sono rimasto colpito dallo spirito di comunità che è stato necessario per la sopravvivenza del villaggio. In effetti, la cooperazione non era solo una preferenza, ma un requisito fondamentale per la loro esistenza. Dovremmo includere questi dettagli nella nostra prossima presentazione di storia per gli studenti. Raccoglierò le fotografie e i dati pertinenti dagli archivi del museo. È importante che chi impara l'inglese come lingua straniera comprenda il contesto storico della regione. Lingua e storia sono profondamente intrecciate, e non si può padroneggiare appieno l'una senza l'altra. Non vedo l'ora di redigere un documento di ricerca completo che riassuma i nostri risultati. Credo che i nostri compagni di classe troveranno molto interessanti i dettagli delle loro difficoltà quotidiane. Lezione 4. Requisiti per l'ottenimento della licenza. Sto valutando l'acquisto di questo veicolo elettrico per i miei spostamenti quotidiani verso l'ufficio. Possiedi la patente di guida? Immagino sia un requisito per un acquisto del genere. Sì, certo, l'ho ottenuta qualche anno fa dopo aver completato un corso intensivo sulla sicurezza. Con quale frequenza è necessario rinnovare le proprie credenziali secondo le normative locali? È un argomento di grande attualità se i conducenti anziani debbano sottoporsi a controlli più frequenti. È una questione controversa, ma la sicurezza pubblica dovrebbe sempre essere la priorità assoluta. Si parla molto di veicoli a guida autonoma e del futuro delle patenti di guida tradizionali. Ritengo che la supervisione umana rimarrà necessaria nel prossimo futuro. Chiederò al rappresentante di vendita informazioni sui requisiti assicurativi per questo modello. È fondamentale avere una copertura assicurativa completa quando si guida un veicolo ad alte prestazioni come questo. Intendi richiedere la patente di guida durante i prossimi mesi estivi? Mi sono già iscritto all'esame teorico preliminare di martedì prossimo. Posso aiutarti ad esercitarti nelle manovre di parcheggio nel parcheggio vuoto dietro la biblioteca. Lo apprezzerei molto, dato che trovo la tecnica del parcheggio in retromarcia piuttosto impegnativa. Ci vogliono pazienza e una chiara comprensione delle dimensioni spaziali dell'auto. Non vedo l'ora di sperimentare l'indipendenza che deriva dall'essere in possesso della patente di guida. Si tratta di una responsabilità importante che richiede costante attenzione e maturità emotiva. Mi impegnerò a essere pienamente preparato sia per la prova scritta che per quella pratica. Non ho dubbi che avrai successo se continuerai a studiare con tanta dedizione. Lezione 5. Recensioni di alloggi. Dobbiamo decidere dove alloggeremo durante il nostro soggiorno nella capitale la prossima settimana.
D'accordo, dovremmo anche controllare le recensioni per assicurarci un soggiorno confortevole e professionale. Ho trovato un hotel boutique situato molto vicino al centro congressi. Tra i viaggiatori d'affari frequenti si osserva una crescente preferenza per gli appartamenti rispetto agli hotel. È controverso se questi affitti a breve termine siano effettivamente vantaggiosi per il mercato immobiliare locale. Si parla molto degli hotel lifestyle, ma per lavorare preferisco un ambiente tranquillo. Leggerò i commenti relativi all'affidabilità della connessione internet in questa località. Questo è fondamentale. In passato ho avuto notevoli difficoltà a causa della scarsa connettività. Un ospite ha affermato che il personale è eccezionalmente disponibile e parla fluentemente diverse lingue. Ciò ci sarebbe di grande aiuto per orientarci tra i requisiti commerciali locali. Pensi che dovremmo prenotare una camera con colazione inclusa per risparmiare tempo al mattino? Preferisco esplorare i caffè locali, ma una colazione in hotel è sicuramente più pratica per i nostri orari. Procederò con la prenotazione non appena avrò verificato le condizioni di cancellazione. Si prega di assicurarsi che la camera si trovi a un piano alto per ridurre al minimo il rumore proveniente dalla strada. Ho preso nota della sua preferenza e la includerò nella sezione delle richieste speciali. Non vedo l'ora di iniziare una settimana produttiva dopo una notte di riposo in un hotel di alta qualità. Una sistemazione ben scelta è la base per un viaggio d'affari di successo e senza stress. Io finalizzerò il nostro itinerario mentre tu completerai la transazione finanziaria per la camera. Ti fornirò il numero di conferma non appena la procedura sarà completata con successo. Lezione 6. Riflessione personale. Trovo che tenere un diario mi aiuti a organizzare i miei obiettivi professionali e personali. Scrivo dei miei pensieri, delle mie emozioni e di qualsiasi evento significativo accaduto durante la giornata. Tenere un diario è una pratica sempre più diffusa per il benessere mentale e la regolazione emotiva. Alcuni ritengono che l'entusiasmo per i diari delle manifestazioni sia un argomento controverso e non scientifico. Lo considero semplicemente un metodo di autoriflessione e di monitoraggio della mia crescita intellettuale. Ti capita mai di condividere i tuoi scritti privati con altre persone o colleghi? Preferisco tenere il mio diario riservato, perché mi permette di essere completamente onesta senza timore di essere giudicata. Ho iniziato da poco a utilizzare un'applicazione digitale per le mie riflessioni quotidiane e le liste di cose da fare. È in corso un dibattito sull'efficacia degli strumenti digitali rispetto ai metodi tradizionali di carta e penna. Trovo la funzione di ricerca dell'applicazione molto utile per ritrovare ricordi specifici. Continuerò a usare la mia penna stilografica, perché apprezzo l'esperienza tattile della scrittura. È importante trovare un metodo che si adatti alle proprie preferenze personali e al proprio stile di vita. Ho notato che la mia lucidità mentale migliora significativamente quando scrivo ogni mattina. Cercherò di inserire anche qualche minuto di scrittura nella mia routine serale. La costanza è il fattore più importante per sviluppare un'abitudine efficace alla riflessione. Sono curioso di sapere se hai mai pensato di pubblicare i tuoi pensieri su un blog pubblico. Forse un giorno, ma per ora, trovo grande valore nella privacy del mio libro rilegato in pelle. Apprezzo la tua dedizione ai metodi tradizionali in questo nostro mondo sempre più digitale. È fondamentale preservare questi piccoli rituali che ci aiutano a rimanere con i piedi per terra nella vita di tutti i giorni. Lezione 7. Negoziare i termini.
Ho esaminato la bozza iniziale dell'accordo e ho riscontrato diverse clausole problematiche. Vorrei discutere i termini, naturalmente, sono aperto a negoziare per quanto riguarda le tempistiche. Quali modifiche specifiche proponete per la sezione del contratto relativa all'assegnazione delle risorse? Si sta diffondendo una tendenza verso orari di lavoro più flessibili per il team di consulenza. Si tratta di una richiesta controversa, poiché il nostro progetto richiede una presenza costante in ufficio. L'entusiasmo suscitato dal lavoro da remoto ha dimostrato che la produttività può essere mantenuta da qualsiasi luogo. Sono disposto a valutare un modello ibrido se potete garantire la sicurezza dei nostri dati. Entro domani fornirò un piano dettagliato relativo ai nostri protocolli di comunicazione crittografata. Dobbiamo inoltre raggiungere un consenso sul compenso finanziario finale per i vostri servizi. Ritengo che la competenza del mio team giustifichi la tariffa maggiorata che abbiamo richiesto nella proposta. Prima di impegnarmi in modo definitivo su tali cifre, mi consulterò con il consiglio di amministrazione. Sono fiducioso che riusciremo a trovare un accordo reciprocamente vantaggioso che soddisfi entrambe le parti. Ritiene che riusciremo a finalizzare i documenti legali entro la fine della settimana lavorativa? È un obiettivo ambizioso, ma darò la priorità a questo compito per garantire il rispetto della scadenza. Apprezzo la sua professionalità e la sua disponibilità ad adattarsi alle esigenze aziendali. Auspico una collaborazione proficua e duratura con il vostro prestigioso studio. Vi invierò la bozza rivista non appena avrò ricevuto l'approvazione dal nostro ufficio legale. Lo esaminerò immediatamente e fornirò il mio feedback senza inutili ritardi. Eccellente, credo che stiamo facendo progressi significativi verso una collaborazione molto produttiva. Lezione 8. Inventario della cucina. Dobbiamo assicurarci di avere tutti gli ingredienti necessari per preparare i pasti di questa settimana. Abbiamo latte e yogurt a sufficienza, c'è altro che sta per finire? Stiamo finendo le scorte di caffè e cereali, elementi essenziali per la nostra routine mattutina. Tra i consumatori attenti alla salute si registra un crescente interesse per i cereali biologici e senza glutine. Alcuni ritengono che l'enfasi posta sui prodotti per la colazione considerati supercibi sia un po' eccessiva e costosa. È controverso se le marche biologiche costose offrano un valore nutrizionale significativamente superiore rispetto a quelle standard. Aggiungerò alla lista della spesa frutta e verdura fresca per garantire un'alimentazione equilibrata. Per favore, verificate se abbiamo a disposizione olio d'oliva e aceto balsamico a sufficienza per i condimenti dell'insalata. La bottiglia di olio d'oliva è quasi vuota, quindi oggi ne comprerò una più grande. Pensi che dovremmo provare il nuovo negozio di alimentari internazionali che ha aperto in centro? Ho sentito dire che la loro selezione di spezie importate e prodotti speciali è davvero notevole. Mi divertirò a esplorare il loro assortimento mentre completiamo la nostra spesa domestica di routine. Dobbiamo fare attenzione a non sforare il budget per alimenti di lusso non necessari. Vi aiuterò a rimanere concentrati sull'elenco che abbiamo creato questo pomeriggio. Apprezzo il tuo aiuto, dato che spesso mi lascio distrarre dal reparto panetteria. Ti aspetterò alla cassa mentre tu prendi gli articoli pesanti dagli scaffali. Ti raggiungerò lì tra 20 minuti, non appena avrò preparato il caffè e i cereali. Non vedo l'ora di preparare una cena sana e deliziosa stasera con i nostri nuovi ingredienti. È molto gratificante avere una cucina ben fornita e organizzata per tutta la settimana. Lezione 9.
Galateo dei taxi. Dobbiamo procurarci un veicolo immediatamente se vogliamo arrivare in tempo al gala. Una volta saliti a bordo, salutate l'autista e comunicate chiaramente la vostra destinazione per evitare qualsiasi malinteso. Chiederò inoltre informazioni sulla durata stimata del viaggio durante quest'ora di punta. È in corso un acceso dibattito sulla concorrenza tra i taxi tradizionali e le applicazioni di ride sharing. Si tratta di un argomento controverso, poiché molti regolamenti comunali non si sono ancora adeguati alle nuove tecnologie. L'interesse per i taxi a guida autonoma è notevole, ma per ora preferisco ancora un autista umano. Ritieni che la qualità del servizio sia migliorata grazie a questa maggiore concorrenza? Trovo che gli autisti siano più cortesi e che i veicoli siano generalmente molto più puliti. Mi siederò davanti per facilitare il pagamento e discutere il percorso con l'autista. Vi preghiamo di assicurarvi che il tassametro sia attivo non appena iniziamo il tragitto verso il luogo dell'evento. Controllerò il percorso sul mio dispositivo per assicurarmi che stiamo prendendo la strada più diretta. È importante essere cortesi ma fermi quando si discute del percorso preferibile con un professionista. Sono d'accordo, una comunicazione chiara è la chiave per un'esperienza senza stress nei trasporti urbani. Spero che stasera il traffico non sia troppo congestionato vicino al centro città. Ho sentito dire che ci sarà una parata sulla via principale, il che potrebbe causare dei ritardi. Forse dovremmo suggerire un percorso alternativo che eviti completamente le zone affollate. Discuterò di questa possibilità con l'autista non appena saremo saliti a bordo del veicolo. Sono contento che siamo partiti prima del necessario per tenere conto di questi potenziali ostacoli. È sempre meglio arrivare in anticipo e con calma piuttosto che in ritardo e agitati. Lezione 10. Passaggi procedurali. Capisco che la configurazione iniziale del database possa sembrare alquanto complessa. Gradirei ulteriori chiarimenti, poiché la seconda fase della configurazione mi è ancora confusa. Certamente, mi scuso per l'inconveniente. Permettetemi di illustrare i passaggi necessari per una corretta installazione. Attualmente si sta diffondendo la tendenza a rendere i manuali tecnici più accessibili ai non esperti. Alcuni ritengono che l'enfasi posta sulle interfacce intuitive distragga dalla funzionalità principale. Si tratta di un delicato equilibrio tra la fornitura di strumenti potenti e la necessità di garantirne la facilità d'uso. Credo che una comprensione approfondita della logica sottostante sia essenziale per qualsiasi professionista. Prenderò appunti dettagliati mentre dimostrerai la procedura sul monitor principale. Innanzitutto, è necessario assicurarsi che l'hardware soddisfi i requisiti minimi di sistema per il software. Ho già verificato che la mia workstation è pienamente compatibile con l'ultima versione. Ottimo, il prossimo passo consiste nel creare un backup sicuro dei dati esistenti prima di procedere. Eseguirò tale operazione immediatamente dopo la conclusione di questa sessione per evitare qualsiasi perdita di dati. Pensi che gli altri partecipanti potrebbero trarre beneficio da una guida scritta con queste istruzioni? Credo che un opuscolo cartaceo sarebbe una risorsa molto preziosa per consultazioni future. Farò in modo che il personale amministrativo stampi delle copie per tutti entro la fine della giornata. Grazie, John, le tue chiare spiegazioni rendono il processo di apprendimento molto più gestibile. Il mio obiettivo è garantire che ogni studente si senta sicuro della propria capacità di padroneggiare questa tecnologia. Non vedo l'ora di mettere in pratica queste nuove competenze nel mio prossimo progetto per l'azienda.
Sono certo che la vostra maggiore efficienza verrà notata e apprezzata dalla dirigenza. Lezione 11. Esplorazione delle opportunità di carriera. Ho notato che sei stato piuttosto assorto nel tuo dispositivo digitale durante la nostra pausa. Sto facendo ricerche su diversi settori e partecipando a fiere del lavoro per definire il mio futuro professionale. Si tratta di un approccio molto prudente da adottare così presto nel proprio percorso professionale. Si sta diffondendo la convinzione che il settore tecnologico offra le maggiori opportunità di crescita. Sebbene l'entusiasmo sia considerevole, bisogna anche considerare la stabilità dei settori più tradizionali. Si tratta di una scelta controversa, puntare a uno stipendio elevato o cercare di avere un impatto sociale significativo. Ritieni che partecipare alle fiere del lavoro in presenza sia ancora efficace nell'era digitale? Trovo che le interazioni faccia a faccia forniscano una comprensione più approfondita di quanto un sito web possa offrire. Sono d'accordo, stabilire un legame personale può spesso distinguere un candidato dalla concorrenza. Ho anche esaminato il settore delle energie rinnovabili come possibile percorso professionale. Questo settore sta certamente guadagnando slancio man mano che le politiche ambientali globali diventano più rigorose. Preparerò diverse versioni del mio curriculum vitae per adattarmi alle diverse esigenze professionali. Dovresti inoltre concentrarti sullo sviluppo delle tue soft skills, poiché sono molto apprezzate dai selezionatori. Attualmente frequento un corso di oratoria per migliorare le mie capacità comunicative. Questo sarà estremamente vantaggioso quando sosterrai un colloquio con i dirigenti di alto livello. Spero di riuscire a ottenere un tirocinio prima della conclusione dell'attuale semestre accademico. Sono certo che la tua dedizione ti porterà a un inserimento professionale di grande successo. Grazie per i suoi consigli. Questo pomeriggio proseguirò la mia ricerca con rinnovato impegno. È un piacere assistere un collega che dimostra un impegno così forte verso l'eccellenza. Lezione 12. Spese di viaggio. Dobbiamo garantire che la nostra contabilità relativa a questo percorso aziendale sia tenuta in modo meticoloso. Certamente, mi assicurerò di tenere traccia di tutte le spese durante il viaggio. Ho notato che il costo del roaming internazionale è una preoccupazione sempre più diffusa tra i viaggiatori d'affari. È controverso il modo in cui le compagnie aeree addebitano i costi aggiuntivi per servizi che prima erano gratuiti. Si parla molto dell'accesso alle lounge premium, ma è davvero una spesa necessaria? Credo che offra un ambiente tranquillo, favorevole alla nostra produttività professionale. Provvederò a registrare il costo del nostro trasporto dall'aeroporto al centro città. Secondo te dovremmo utilizzare un'applicazione di car sharing o un servizio taxi tradizionale? Dobbiamo selezionare l'opzione che prevede una ricevuta formale per la procedura di rimborso. Monitorerò inoltre le nostre spese giornaliere per i pasti per assicurarmi che rimaniamo entro i limiti del budget. È un piano sensato, dobbiamo evitare spese superflue in questa occasione. Ho scaricato un'applicazione per dispositivi mobili che mi permette di scansionare le ricevute all'istante. Questa tecnologia semplificherà notevolmente la finalizzazione del nostro rendiconto spese la prossima settimana. Classificherò ogni transazione in base ai codici di progetto specifici forniti dall'ufficio. Eccellente! La precisione nella rendicontazione finanziaria è fondamentale per il Dipartimento di Revisione Contabile. Sono lieto che stiamo gestendo le nostre risorse in modo così responsabile durante questa spedizione.
Ciò riflette la nostra integrità professionale e il nostro impegno per la salute finanziaria dell'azienda. Vi fornirò un riepilogo delle nostre spese totali prima di imbarcarci sul volo di ritorno. Apprezzo la diligenza dimostrata nella gestione di questi importanti dettagli logistici e finanziari. Lezione 13. Esplorazione remota. Vorrei organizzare un viaggio che ci porti lontano dalle solite mete turistiche. Per quanto riguarda il budget, sono aperto a suggerimenti, ma mi piacerebbe esplorare alcune zone remote. Tra coloro che sono alla ricerca di esperienze autentiche, si sta diffondendo un crescente interesse per i viaggi fuori dai sentieri battuti. L'eccessiva attenzione mediatica riservata alle località balneari più gettonate spesso porta al sovraffollamento e al degrado ambientale. È controverso se l'incremento del turismo nelle regioni remote sia effettivamente benefico per l'ecologia locale. Dobbiamo garantire che la nostra presenza supporti pratiche sostenibili e rispetti la fauna selvatica autoctona. Ho scoperto un piccolo villaggio sugli altipiani che non è ancora presente nelle principali guide turistiche. Sembra il luogo ideale per immergersi in una cultura rimasta in gran parte incontaminata dalla modernizzazione. Dovremo procurarci una guida specializzata che conosca bene il terreno impervio. Ritenete che la nostra attuale forma fisica sia sufficiente per una spedizione così impegnativa? Nei prossimi 2 mesi dovremmo intensificare l'allenamento cardiovascolare per prepararci al meglio. Farò delle ricerche sull'attrezzatura specifica necessaria per il trekking in ambienti di alta quota. È fondamentale investire in attrezzature di alta qualità in grado di resistere a condizioni meteorologiche imprevedibili. Sono disposto a destinare una parte maggiore del nostro budget per garantire la nostra sicurezza e il nostro comfort. Sono d'accordo, la sicurezza non dovrebbe mai essere compromessa in nome del risparmio economico. Non vedo l'ora di immortalare con la mia macchina fotografica la bellezza unica di quei paesaggi. Sarà un'opportunità straordinaria per documentare una parte del mondo che poche persone hanno la possibilità di vedere. Procediamo a prenotare i primi voli finché le tariffe attuali sono ancora vantaggiose. Provvederò a finalizzare la prenotazione non appena avremo confermato le date esatte del nostro arrivo. Lezione 14. Sicurezza stradale. È fondamentale che ogni cittadino rispetti le norme stradali stabilite. La polizia ferma le persone che superano i limiti di velocità o che non indossano le cinture di sicurezza per motivi di sicurezza pubblica. Ho notato che la guida distratta sta diventando un problema sempre più diffuso in molte città moderne. È controverso se l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie possa effettivamente dissuadere dai comportamenti sconsiderati. Si parla molto delle telecamere automatiche per il controllo del traffico e del loro impatto sulla privacy. Credo che la tecnologia sia necessaria per monitorare efficacemente la vasta rete di autostrade urbane. Ritieni che un'ulteriore formazione per i conducenti porterebbe a una riduzione degli incidenti stradali? Una conoscenza approfondita dei principi della guida è essenziale per chiunque si metta alla guida. Fornirò la mia dichiarazione ufficiale in merito all'incidente a cui abbiamo assistito questo pomeriggio. Descriverò inoltre la sequenza specifica degli eventi così come li ho percepiti dal marciapiede. È importante essere precisi e obiettivi quando si forniscono informazioni alle autorità. Sono lieto che i servizi di emergenza siano arrivati così tempestivamente per prestare soccorso alle persone coinvolte. La loro efficienza testimonia gli elevati standard dei nostri dipartimenti di sicurezza municipale. Spero che l'esito di questa indagine porti all'adozione di misure di sicurezza più efficaci in questo incrocio.
I pianificatori urbani dovrebbero valutare l'installazione di un semaforo permanente per regolare il flusso del traffico. Ciò ridurrebbe certamente la probabilità che si verifichino incidenti simili in futuro. Dobbiamo rimanere vigili e responsabili ogni volta che guidiamo un veicolo a motore. Domani mattina, durante il tragitto per andare al lavoro, presterò molta più attenzione alla velocità. È responsabilità di ogni conducente dare priorità alla vita degli altri rispetto alla propria fretta. Lezione 15. Selezione degli interni. Sono alla ricerca di un mobile che unisca eleganza e comfort funzionale. Sembra perfetto. Hai trovato dei divani comodi che si adattino al tuo soggiorno? Questo particolare modello presenta un design sofisticato in linea con le tendenze estetiche attuali. Si parla molto di mobili minimalisti, ma trovo che spesso manchino di un adeguato supporto strutturale. È controverso se si debba dare priorità allo stile visivo rispetto all'ergonomia di una zona salotto. Credo che una casa debba essere un rifugio di comfort, piuttosto che una semplice esposizione di opere d'arte. Prima di procedere all'acquisto definitivo, esaminerò la robustezza del telaio. Il rappresentante di vendita ha affermato che il tessuto è resistente sia alle macchie che allo scolorimento. Questo rappresenta un vantaggio significativo per un oggetto che verrà utilizzato quotidianamente in una zona ad alto traffico. Pensi che le dimensioni di questo divano siano compatibili con lo spazio disponibile nel tuo appartamento? Dispongo delle misure precise per garantire un posizionamento accurato e armonioso. Cercherò anche dei cuscini abbinati per valorizzare l'aspetto generale della stanza. Seleziona una palette di colori che si abbini ai toni neutri già presenti nel mio arredamento. Credo che un blu navy intenso o un verde foresta creerebbero un contrasto molto sofisticato. È un suggerimento eccellente, darebbe un tocco di personalità all'ambiente. Sono lieto che oggi siamo riusciti a trovare un articolo che soddisfi tutte le vostre esigenze. Provvederò a finalizzare la transazione e a organizzare la consegna professionale dei mobili. Non vedo l'ora di vedere come trasformerà l'atmosfera della tua casa la prossima settimana. Sarà sicuramente un gradito miglioramento sia per l'estetica che per il comfort del mio spazio abitativo. Lezione 16. Pragmatismo politico. È affascinante analizzare lo stile di leadership di questo particolare statista storico. Agli occhi della gente non appariva come un ideologo, persino i suoi oppositori erano disposti a collaborare con lui. La sua capacità di costruire un consenso al di là delle divisioni politiche è un tema di grande attualità nella diplomazia moderna. I suoi discorsi sono stati oggetto di grande clamore, eppure i suoi risultati legislativi concreti sono stati ancora più impressionanti. È controverso se i suoi compromessi fossero un segno di debolezza o una brillante mossa strategica. Credo che il pragmatismo sia spesso più efficace della rigida adesione a una dottrina specifica. Ritiene che un simile stile di leadership possa avere successo nell'attuale clima politico? Il panorama attuale è molto più polarizzato, il che rende la cooperazione una sfida significativa per qualsiasi leader. Esaminerò i documenti specifici relativi al trattato di pace da lui negoziato. La sua corrispondenza rivela una profonda comprensione delle motivazioni umane che si celano dietro i conflitti politici. Era un maestro nell'arte della negoziazione e comprendeva il valore delle concessioni reciproche. Spero che la nostra ricerca offra una prospettiva più equilibrata sulla sua complessa eredità storica.
Dobbiamo fare attenzione a non interpretare le sue azioni attraverso la lente dei valori contemporanei. In questo capitolo mi concentrerò sulle sue politiche interne e sul loro impatto sulla classe operaia. Ciò completerà la mia analisi delle sue strategie di politica estera e di relazioni internazionali. Non vedo l'ora di presentare i nostri risultati al simposio storico del mese prossimo. La nostra collaborazione fornirà senza dubbio una panoramica completa della vita di questa figura influente. Vi ringrazio per le vostre preziose riflessioni accademiche, hanno arricchito notevolmente la mia comprensione di quell'epoca. È un privilegio lavorare con un collega che apprezza l'accuratezza storica e la profondità intellettuale. Lezione 17. Fare la spesa in modo economico. Durante la nostra visita al centro commerciale, siete riusciti ad acquistare un numero considerevole di articoli di alta qualità. Sì, ho comprato alcuni articoli in saldo e ho usato anche qualche buono sconto per massimizzare il risparmio. È una pratica sempre più diffusa quella di utilizzare applicazioni digitali per trovare i migliori sconti in tempo reale. Si parla molto degli eventi del Black Friday, ma io preferisco fare acquisti in modo strategico durante tutto l'anno. È controverso se questi grandi eventi di vendita offrano effettivamente un reale valore aggiunto al consumatore. Ritengo che un'attenta pianificazione e la pazienza siano gli strumenti più efficaci per chi vuole fare acquisti in modo economico. Esaminerò le mie abitudini di spesa per capire dove posso implementare strategie simili. Posso mostrarti le applicazioni specifiche che utilizzo per monitorare le fluttuazioni di prezzo di diversi prodotti. Sarebbe molto utile, mi interessa ridurre le mie spese mensili per i beni di consumo domestici. Ritieni che i prodotti a marchio del supermercato offrano la stessa qualità dei marchi nazionali più costosi? In molti casi, gli ingredienti sono identici e si paga semplicemente un prezzo maggiorato per il marchio. Preparerò un elenco delle alternative più convenienti per la nostra prossima gita di shopping. Ottimo. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di mantenere il nostro tenore di vita aumentando al contempo i nostri risparmi. Sono lieto di essere riuscito ad acquistare questi capi professionali a un prezzo così ragionevole. Saranno un'aggiunta molto elegante e pratica al tuo guardaroba da lavoro, Anna. Non vedo l'ora di indossarle durante la nostra riunione con il consiglio di amministrazione domani. Proietterai senza dubbio un'immagine di professionalità e competenza ai nostri colleghi. Ora torno a casa per organizzare i miei acquisti e prepararmi per la settimana impegnativa che mi aspetta. Vi auguro una serata proficua, ci vediamo in ufficio domani mattina alle 9. Lezione 18. Pianificazione dell'itinerario. Dobbiamo garantire che i nostri studenti, durante il loro percorso di studi, abbiano l'opportunità di visitare i luoghi di maggiore rilevanza culturale. Sono ottime scelte, le prenderò nota e le includerò subito nel nostro itinerario. Ho notato un crescente interesse nel visitare i campi di battaglia storici del XX secolo. L'attenzione mediatica riservata alle principali capitali spesso mette in ombra la bellezza delle province rurali. È controverso se dovremmo concentrarci esclusivamente sugli ambienti accademici o concederci del tempo libero. Un programma equilibrato impedirà ai nostri studenti di essere sopraffatti dall'intenso processo di apprendimento. Contatterò i musei locali per organizzare visite guidate private in lingua inglese. Ritenete che dovremmo includere anche una visita ai laboratori artigianali tradizionali della valle? Ciò offrirebbe agli studenti un'ottima opportunità per osservare l'artigianato tradizionale. Indagherò sulle opzioni di trasporto più affidabili tra le varie città storiche.
Dovremmo dare priorità all'utilizzo della rete ferroviaria ad alta velocità per ottimizzare il tempo trascorso in ogni località. Sono d'accordo. L'efficienza del sistema ferroviario ci permetterà di visitare più luoghi senza stancarci. Individuerò inoltre alcuni ristoranti autentici che servono piatti tradizionali regionali. È importante che i nostri studenti abbiano l'opportunità di conoscere il patrimonio culinario dei paesi che visitano. Sono entusiasta di vedere le loro reazioni alle meraviglie architettoniche del Rinascimento. Spero che questo viaggio li ispiri a proseguire gli studi in storia e cultura internazionale. Forniremo loro un elenco completo di letture da studiare prima della nostra partenza a giugno. Sono certo che questa sarà un'esperienza educativa trasformativa per tutti i partecipanti. Completerò la bozza dell'itinerario e la invierò al preside per l'approvazione ufficiale domani. Lezione 19. Prenotazioni per eventi. Il nostro locale è una scelta molto apprezzata per incontri professionali e celebrazioni formali. Capisco, si consiglia di prenotare con almeno 24 ore di anticipo per assicurarsi un posto. Per un grande evento aziendale, consiglierei di definire i dettagli con diverse settimane di anticipo. Si registra una crescente domanda di location che offrano una combinazione di privacy e catering di alta qualità. L'interesse suscitato dalla nostra terrazza panoramica ha generato un elevato numero di richieste in questa stagione. È controverso se i ristoranti debbano richiedere un deposito non rimborsabile per le prenotazioni del fine settimana. Riteniamo necessario garantire un'allocazione efficace delle risorse e prevenire cancellazioni dell'ultimo minuto. Sono disposto a versare un acconto oggi stesso per garantire che la data da noi preferita rimanga disponibile. Ottimo, le fornirò un contratto formale che specificherà tutti i termini e le condizioni. Offrite un menù speciale per gli ospiti con esigenze dietetiche particolari? Il nostro chef ha una vasta esperienza nella preparazione di una varietà di piatti adatti a vegetariani e persone con allergie. Vi fornirò un elenco delle preferenze dei nostri ospiti una volta che gli inviti saranno stati accettati. Si prega di confermare il numero definitivo degli ospiti almeno 48 ore prima dell'evento. Mi impegnerò a fornire con la massima diligenza tutte le informazioni necessarie al vostro personale amministrativo. Mi impegno a rendere la vostra cena aziendale un evento memorabile e di grande successo. Apprezzo la vostra assistenza professionale, sono certo che i nostri colleghi apprezzeranno la serata. È un piacere assisterla, attendo la sua conferma per la scelta definitiva del menù. Discuterò le varie opzioni con il mio direttore e vi comunicherò la mia decisione entro domani mattina. Attendo con piacere la nostra continua collaborazione per garantire il successo del vostro evento professionale. Lezione 20. Ambizioni creative. Trovo che suonare uno strumento musicale sia un ottimo modo per alleviare lo stress derivante dalle responsabilità quotidiane. Mi piace quando ci incontriamo dopo il lavoro per suonare strumenti e cantare insieme le nostre canzoni preferite. Forse un giorno formeremo la nostra rock band e ci esibiremo al centro comunitario locale. Si registra un crescente interesse da parte dei musicisti amatoriali nella condivisione delle proprie esibizioni su piattaforme digitali. L'entusiasmo generato dal successo virale può essere fuorviante, ma la gioia della musica rimane fondamentale. È oggetto di dibattito se la produzione musicale digitale sia altrettanto autentica quanto l'esecuzione con strumenti tradizionali. Credo che la tecnologia debba essere utilizzata per potenziare il processo creativo, piuttosto che sostituirlo.
Ogni mattina mi eserciterò con gli esercizi vocali per migliorare l'estensione e la chiarezza della mia voce. Possiedi una voce davvero unica e ricca di sentimento, che si adatterebbe perfettamente a un pubblico dal vivo. Grazie, John. Trovo le tue composizioni per chitarra molto innovative e toccanti dal punto di vista emotivo. Attualmente sto lavorando a una nuova melodia che incorpora elementi sia del jazz che della musica classica. Credi che dovremmo registrare la nostra prossima sessione e riascoltarla per migliorare noi stessi? Questo sarebbe un modo molto efficace per individuare le aree in cui abbiamo bisogno di maggiore sincronizzazione. Porterò la mia attrezzatura di registrazione venerdì, così potremo immortalare la nostra esibizione. Attendo con impazienza di conoscere il risultato finale della nostra collaborazione creativa questo fine settimana. Dovremmo inoltre invitare i nostri colleghi ad ascoltarci una volta che ci sentiremo più sicuri delle nostre competenze. Sarebbe un modo davvero piacevole per condividere la nostra passione con il resto del team. Sono entusiasta di vedere dove ci porterà questo viaggio musicale nei prossimi mesi. Continueremo a esercitarci con dedizione e, soprattutto, a godere della bellezza della musica. Lezione 21. Preparazione della spesa. È fondamentale assicurarsi che la nostra dispensa sia rifornita di ingredienti nutrienti per la settimana a venire. Certamente, apprezzo il tuo aiuto e ora mi sento più preparata per andare a fare la spesa rispetto a prima. Si sta diffondendo sempre più la tendenza a ridurre i rifiuti di plastica utilizzando contenitori riutilizzabili, per gli acquisti all'ingrosso. Ho notato un grande interesse per i supermercati sostenibili che incoraggiano i clienti a portare i propri contenitori per alimenti. È un argomento controverso se queste opzioni ecocompatibili siano accessibili a chi ha un budget limitato. Credo che piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini di acquisto possano, a lungo andare, portare a significativi benefici ambientali. Dovremmo includere una varietà di verdure di stagione per garantire che i nostri pasti siano sani e vari. Vorrei inoltre acquistare della quinoa biologica e una selezione di legumi ricchi di proteine. Ho aggiunto questi articoli alla nostra lista digitale, che è sincronizzata con il tuo telefono cellulare. Pensi che dovremmo acquistare le confezioni grandi di olio d'oliva per massimizzare il risparmio? Si tratta di una decisione molto prudente, poiché il prezzo unitario è significativamente inferiore per quantità maggiori. Esaminerò inoltre le etichette per verificare la presenza di eventuali zuccheri nascosti o conservanti artificiali nei prodotti trasformati. Esaminare attentamente le informazioni nutrizionali è un'abilità fondamentale per mantenere uno stile di vita sano. Non vedo l'ora di iniziare a fare acquisti ora che abbiamo elaborato un piano completo e logico. Ricordate di utilizzare la carta fedeltà per accumulare punti da utilizzare per i vostri futuri acquisti per la casa. Ho messo la carta nel portafoglio per essere sicuro di non dimenticare di presentarla. Aspetterò il tuo ritorno dal negozio per aiutarti a sistemare gli articoli. Il vostro aiuto rende queste faccende domestiche molto più efficienti e piacevoli per tutti. È un piacere per me contribuire alla gestione ordinata degli affari domestici questo pomeriggio. Lezione 22. Progresso collaborativo. Ho esaminato gli ultimi commenti della community e i risultati sono eccezionalmente positivi. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per migliorare la situazione per tutti i residenti coinvolti nel progetto. Sono lieto di sapere che vi impegnate per il successo a lungo termine di questa iniziativa. Non esitate a contattarmi se avete bisogno di ulteriori dati riguardanti l'impatto demografico. Si sta diffondendo la convinzione che la partecipazione locale sia la chiave per uno sviluppo urbano sostenibile.
L'utilizzo dei forum digitali suscita grande interesse, ma gli incontri di persona rimangono una necessità controversa per alcuni. Credo che l'interazione umana diretta favorisca un livello di fiducia che la comunicazione digitale non può replicare. Dobbiamo garantire che le voci dei gruppi emarginati siano prioritarie nel nostro prossimo rapporto. Organizzerò una sessione speciale affinché le parti interessate possano esprimere le proprie preoccupazioni senza alcun pregiudizio. È un suggerimento eccellente, dimostrerà il nostro impegno per la massima trasparenza. Ritiene che la tempistica attuale consenta una revisione completa di questi nuovi suggerimenti? Se riorganizzeremo alcune delle nostre risorse, sono fiducioso che riusciremo a rispettare la scadenza. Discuterò la riallocazione del budget con il Dipartimento Finanziario durante la nostra riunione di domani mattina. Apprezzo la vostra disponibilità ad adattare la nostra strategia per meglio rispondere alle esigenze della comunità. Il successo è frutto di uno sforzo collettivo e i vostri spunti sono stati preziosissimi per i progressi che abbiamo compiuto finora. Non vedo l'ora di implementare i protocolli rivisti e di constatare i risultati concreti del nostro duro lavoro. Manterremo la concentrazione e continueremo a impegnarci per raggiungere l'eccellenza in ogni fase del progetto. Sono pronto a iniziare la stesura della proposta rivista non appena tornerò alla mia scrivania. Ho piena fiducia nella tua capacità di sintetizzare queste informazioni in un documento convincente e professionale. Lezione 23, routine mattutine. Ho notato che molti dei nostri colleghi arrivano in ufficio con un aspetto piuttosto esausto e stressato. Qual è un modo per rendere le mattine meno frenetiche per la tua famiglia, in modo da garantire una giornata produttiva? Ho notato che preparare gli abiti e i pranzi dei bambini la sera prima è una strategia sempre più diffusa. Si parla molto del club delle 5, ma svegliarsi così presto è un'abitudine controversa. Credo che una routine costante offra un senso di sicurezza e ordine sia agli adulti che ai bambini. Anche tu includi un momento di silenziosa riflessione o meditazione nella tua routine mattutina? Cerco di dedicare 10 minuti alla consapevolezza prima che la casa diventi vivace e rumorosa. Ho scoperto che una colazione nutriente è fondamentale per mantenere la concentrazione durante le lezioni universitarie. Dobbiamo dare priorità alle proteine e ai carboidrati complessi per evitare un calo di energia a metà mattina. Proporrò questi consigli organizzativi a mia sorella, che ha difficoltà a gestire l'orario della scuola materna. Spesso sono i piccoli cambiamenti graduali a produrre i miglioramenti più significativi nella nostra qualità di vita. Sono curioso di sapere se utilizzate applicazioni digitali per gestire il calendario e gli impegni familiari. Utilizziamo un calendario digitale sincronizzato per garantire che nessun appuntamento o evento venga trascurato. Si tratta di un metodo molto efficace per coordinare i molteplici impegni all'interno di una famiglia numerosa. Previene molti potenziali malintesi e ci permette di pianificare il nostro tempo libero in modo più efficace. Spero di riuscire a stabilire una routine altrettanto equilibrata quando inizierò la mia carriera professionale l'anno prossimo. Disciplina e preparazione sono i fondamenti di uno stile di vita appagante e privo di stress in qualsiasi ambiente. Inizierò stasera organizzando il materiale di studio per il resto della settimana accademica. Sono certo che troverete la mattinata molto più piacevole se sarete completamente preparati. Lezione 24. Proroghe di noleggio. Ho appreso che le vostre riunioni di lavoro sono state prolungate di ulteriori 48 ore. Ero preoccupato per il costo. No, non ci sarà alcun costo aggiuntivo per l'estensione, vero? No,
non ci sarà alcun costo aggiuntivo per la proroga, a condizione che il veicolo venga restituito entro venerdì. Si tratta di una politica davvero generosa. Sto prendendo in considerazione l'idea di consigliare la vostra agenzia ai miei colleghi. Si parla molto dei chioschi automatici per il noleggio, ma molti clienti continuano ad apprezzare il servizio personalizzato offerto da un operatore umano. È controverso se le piattaforme digitali siano in grado di gestire richieste complesse con la stessa efficacia di un rappresentante professionista. Ci impegniamo a fornire un servizio di alto livello che anticipi le esigenze specifiche dei nostri clienti. Richiederò inoltre una ricevuta formale che specifichi la data di restituzione rivista della mia nota spese. Provvederò a stampare immediatamente la documentazione aggiornata per garantire l'accuratezza dei vostri dati. Devo fornire una nuova autorizzazione per la carta di credito per il periodo di proroga del contratto di leasing? L'autorizzazione esistente rimane valida, pertanto non sono richieste ulteriori azioni amministrative da parte vostra. Sono lieto che questo processo si sia svolto in modo così efficiente e senza inutili complicazioni. È mio dovere professionale garantire che i vostri accordi di viaggio si svolgano nel modo più agevole possibile. Restituirò il veicolo con il serbatoio pieno, come previsto dal contratto originale. Apprezziamo la vostra adesione alle nostre politiche, che ci consente di mantenere la qualità della nostra flotta. Non vedo l'ora di usufruire nuovamente dei vostri servizi durante la mia prossima visita in città a ottobre. Sarà un piacere assistervi, vi auguro grande successo per i vostri prossimi incontri. Grazie per la vostra eccezionale assistenza. Ora mi recherò al mio prossimo appuntamento professionale. Certamente, finalizzerò i documenti digitali e le invierò una conferma via email. Lezione 25. Storia giudiziaria. La storia del sistema giuridico inglese è spesso caratterizzata da periodi di estrema e rigida severità. Se il giudice o la giuria esitavano a condannare l'imputato a morte, lo spedivano in un luogo lontano. Anzi, li avrebbero trasportati lontano dall'Inghilterra, attraverso i vasti oceani, verso colonie penali come l'Australia. Si registra un crescente interesse per i documenti genealogici di coloro che furono deportati durante quell'epoca. Si parla molto dell'eredità dei detenuti, sebbene un tempo fosse una parte controversa e nascosta della storia familiare. Credo sia importante riconoscere le difficoltà sopportate da coloro che sono stati costretti a costruire nuove nazioni. Molti di questi individui erano colpevoli solo di reati minori, eppure la loro punizione è stata l'esilio permanente. Secondo te, la transizione verso un sistema giudiziario più riabilitativo è stata un processo rapido o lento? Si trattò di un'evoluzione graduale, influenzata dai pensatori dell'illuminismo che mettevano in discussione la moralità della pena capitale. Per il mio prossimo saggio accademico, farò delle ricerche sulle condizioni specifiche a bordo delle navi da trasporto. Scoprirete che il tasso di mortalità era tragicamente elevato a causa di malattie e cattiva alimentazione. È un monito che fa riflettere sul potere che lo Stato un tempo esercitava sulla vita dei suoi cittadini. La storia rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere lo sviluppo delle nostre libertà civili moderne. Sono grato di vivere in una società che dà priorità ai diritti umani e al giusto processo. Dobbiamo rimanere vigili per garantire che questi principi fondamentali siano tutelati per le generazioni future. Non vedo l'ora di esaminare le trascrizioni originali del processo presso gli archivi nazionali domani pomeriggio. Vi accompagnerò per aiutarvi a interpretare la terminologia giuridica arcaica utilizzata in quei documenti. La tua guida è sempre molto apprezzata mentre mi addentro nelle complessità del nostro passato storico comune.
È un privilegio per me fare da mentore a uno studente che dimostra un così profondo rispetto per la verità storica.